Cari amici, oggi andiamo a fare una ricetta che mi ha dato il mio amico Norcino Tony, è stato gentilissimo, e sarebbe il capocollo arrotolato, praticamente il capocollo che viene arrotolato dentro una pancetta in questo caso senza la cotenna. È una ricetta che si usa molto nel nord Italia, io non l'avevo mai fatta, l'avevo sentita dire, è la prima volta. Intanto vi dico, se non vi siete segnati il mio canale, fatelo, è importante per tutti quanti, per voi perché rimanete aggiornati su delle ricette, diciamo così, favolose perché sto andando a riprendere ricette antiche, nuove, moderne e via discorrendo. E per me perché aumento, diciamo così, il mio audience, ok? Detto questo, scusatemi un po' di raffreddore. Detto questo, dobbiamo cercare di prendere un pezzo di pancetta che sia alta 2 cm, ok? E arrotolarci il nostro capocollo. In questo caso la pancetta qui andrebbe bene, vedete? Però di qua no. Allora cosa facciamo? Non facciamo altro che vado alle ciance, il nostro laccerino ogni volta che tagliamo va affilato, vedete che rasoio, e dobbiamo portare questa parte uguale, deve venire uguale. Con questa roba qui ci farò un'altra ricetta, Ok, cosa facciamo? Perfetto, levo questa parte qui così il sale prenderà meglio. Là. E anche questa parte che è brutta. Tengo a dire sta cosa, questa è una ricetta che andrebbe fatta, se fosse possibile, con la carne calda. Carne calda vuol dire macerata da poche ore, ok? Allora, facendola con la carne calda occorre, diciamo, non andare oltre le 5-6 ore con il sale, se la carne è calda. Se invece la carne è fredda, sarebbe a dire che che posso dire un giorno, 2 giorni, massimo 48 ore, allora a questo punto dobbiamo farcela rimanere di più sotto sale, perché la caratteristica della carne calda è che ha ancora tutti i pori aperti e prenderà immediatamente il sale. Invece la carne, diciamo, che è rimasta lì, il rigor mortis, cosa fa? La carne si inizia a indurire. Facciamo anche un po' di forenza, facciamo. Ole, ci siamo. Anche troppo qui, dopo lo andiamo a tagliare. Comunque così va bene. E leviamogliene un pezzettino. Ole. Speriamo di aver fatto giusto. Sì, ci siamo. La tirata, ok? Benissimo. E ora, bene, ci tengo a dire che io sto facendo queste cose qui non per i professionisti, faccio queste cose per chi si sta avvicinando da poco. Allora cerco di non farne molte, in maniera che se magari c'è qualche errore non si butta via tanta carne, è più facile da fare, perché altrimenti questa qui sarebbe, insomma, la cosa giusta sarebbe prendere un capocollo di quelli grossi così e il pancettone viene molto più grande. L'ho fatta per il pubblico. Ok, rifilare bene. Ora io ho messo qui salvia, rosmarino, pepe, aglio, droga per le salsicce, sarebbe dire droga Torino, vi scriverò il link qui. Ho messo sale diciamo così, a sentimento, un paio di cucchiai di zucchero, pepe grosso, vi scriverò tutto quanto sotto. E ora facciamo così,
in questa maniera. E massaggiamo. Bene, bene, bene. Mi raccomando, le spezie che siano tante. Ok, perché adesso la carne si apre, esce fuori i liquidi e porta dentro tutti quanti i sapori. Allora è importante che ci siano, vedete, delle spezie in più. Non abbiate paura, non gli fa male, gli fa soltanto che bene. Il sale io vado a coprire bene bene. E ora facciamo uguale con la nostra pancetta. Ora io nell'ordicamera non vi faccio vedere la grossa massaggiata, però qui va massaggiata almeno un 10 minuti e insieme, insomma, complessivamente 10 minuti. Ok. Io nell'ordicamera stacco e poi dopo, quando diciamo riattacco dopo che stacco la camera, ricontinuo a massaggiare. Ora sono passate dalla macerazione di questa carne, è stata macerata stamattina alle 8, sono passate 4 ore. Io la considero una carne calda, comunque sia, io per sicurezza ce le lascio 7-8 ore, ok? E vi consiglio in queste 7-8 ore venite spesso a girarla. Oh, che bontà! Massaggiatela. Se fa del liquido, buttatelo via. Ok, ora bonifico tutto e ci aggiorniamo fra 7-8 ore. Sono passate 2 ore. Guardate la carne calda come tira fuori i liquidi. In 2 ore, guardate qui. Capite? Ok, sono passate 6 ore. Guardate voi il liquido che ha fatto. E vi torno a ripetere, e ci tengo a dirlo, che se la carne è calda, è appena, diciamo così, macerata, è appena stato ucciso, diciamo così, il maiale, va bene, altrimenti fate un giorno per chilo, sarebbe a dire, questo qui ora è 1,5 kg circa. Io questo qui, se dovesse essere carne, diciamo, fredda, chiamiamola così, gli farei fare 2 giorni o 3, 2/3, forse un pezzettino così piccolo, 2. Voi fategliene fare 3, fategliene fare 4, se lo fate un po' più grande, fate fare quello che solitamente facevate, però non esagerate perché questo qui è un prodotto che non deve essere molto salato. Ok, ora cosa facciamo? Gli diamo una piccola sciacquata, appena appena, perché c'è bisogno che rimanga sopra il sale. In questo caso, nella ricetta, diciamo così, calda, con la carne calda. Se invece lo lasciate 2-3 giorni, dovete sciacquarlo un po' meglio. Ok, io gli do una leggera sciacquata. Sì, cavolo, cerco di lavorare sempre nel pulito dove si può. Ora, qui è un preparato come quello che ho fatto prima, lo stesso identico, però non c'è sale. Faccio così. Qua. A me mi piace bello drogato. Questo mi piace bello conciato, essendo concia. Ok, io ce lo metto anche nel mezzo. Ore e ora anche sopra, così verrà saporitissimo. Ma sì. Vi ricordo che c'è aglio, rosmarino, prezzemolo, no, scusatemi, alloro,
droghe per norcini, per salsicce, comunque c'è un po' di roba. E qui devo stringere il più possibile. Ok, e andremo a fare 3 legacci per adesso. Poi considerate che se era più lungo era perfetto i legacci, no? Anche più piccino gliene faremo 3, uno in cima. Ole. Benissimo. Lo rifilo un po'. Ok. Così. Si rifila e ovviamente si ridà la concia. Perché il pepe l'aiuta a disinfettare, gli fa un bel po' di protezione. Ok? Che bellezza! Insomma, per un discorso estetico. Ok. Ok, qui io ho fatto una cosa in più, ci ho messo anche la rete così stringerà ulteriormente, però questa cosa qui la potete fare o non fare. Io ce l'avevo, però non state a impazzire perché se lo legate bene 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 non occorrerà. Comunque ecco qua. E ora cosa fare? Ora io lo lascerò, diciamo così, asciugare e scolare l'acqua, ok? Per almeno un 3 giorni, un 2-3 giorni lo lascerò asciugare bene bene, ritirare, poi a quel punto lo metterò in cantina con la solita temperatura e umidità, stiamo parlando del 70-80% di umidità, e dagli 8, in questo caso dagli 8 ai 14 gradi, ok? E quanto tempo? Un pezzetto così piccolo dovrà stare almeno 4 mesi, un 4-5 mesi ci dovrà stare, via. No, un pezzetto così per renderlo buono, sicuramente saranno sufficienti. Facciamo da scendere, la faccio rivedere, guardate che bellina, questo è uno spettacolo, tutta questa pancettina intorno e dentro il pezzo del capocollo, spettacolare. Ora in questo caso non ci sarà l'assaggio perché andiamo un pochino più là, vi metterò qui delle foto, ok, avete visto queste foto di come verrà, e poi metterò qui bim 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 quando avverrà l'assaggio, il video dell'assaggio. Benissimo, vi ricordo, guardate, mi avvicino anche, vi ricordo di segnarvi al mio canale per 1000 ragioni. Una è perché voi rimaniate connessi sempre alle mie ricette, e poi vi chiedo anche di partecipare a queste creazioni, di dire anche la vostra, di aiutarmi a diffondere questo sapere. Ok, se ci avete qualcosa da dire ditelo, qualcosa, anche qualche vostra ricetta. Questo ragnettino, non so se lo vedete, ma è preciso, speriamo che porti fortuna. Ci picchia, sta arrivando, non so se lo vedete. Ecco, allora, io, bellino, è il mio ragnetto. Vi salutiamo, anzi mettiamoci anche questa qui che non vada il ragnetto lì sopra. Vi salutiamo. Ciao, al posto di Cocò c'ho il ragnetto stamani.